Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. La scorsa domenica abbiamo sentito il Battista che predicava un battesimo di conversione. Convertirsi significa capovolgere la scala di valori che guida la nostra vita. Se in cima mettevamo denaro, la carriera, il successo, poi un pochettino più sotto la famiglia, poi anche la fede, il Vangelo, nei ritagli di tempo naturalmente. Bene, convertirsi vuol dire capovolgere questa scala di valori. E adesso diventa importante, ha messo in cima la ricerca del senso della vita, la conoscenza di Cristo, poi tutti gli altri valori che sono importanti, anche il denaro, ma al loro posto. Tentazione che abbiamo noi è quella di capovolgere questa scala di valori e convertirsi, vuol dire riflettere, prendere coscienza di ciò che è realmente importante o il più importante. Poi il Battista aveva continuato la sua predicazione dicendo: fate frutti degni della conversione. Cioè, prima si cambia testa, si mettono a posto le cose, poi ci vogliono le conseguenze, i frutti di questo cambiamento, di questa conversione. E oggi il Battista spiega in che cosa consistono questi frutti degni della conversione. Sono frutti al plurale, indicano quando la presenza di questa conversione è autentica e sono introdotte 3 categorie di persone che si rivolgono al Battista per sapere cosa devono fare. È la stessa domanda che rivolgono questi 3 gruppi di persone. Il primo gruppo sono le folle che chiedono che cosa dobbiamo fare. Ascoltiamo. Le folle interrogavano Giovanni dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha 2 tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». È certamente capitato a tutti noi di sentire qualche riflessione sul Vangelo e siamo rimasti particolarmente scioccati. Prima eravamo tranquilli con le nostre pratiche religiose, pensavamo di essere a posto con Dio e poi ci siamo resi conto e ci siamo forse posti questa domanda: ma se io prendo sul serio quello che dice Gesù, le cose nella mia vita si complicano, perché prima andavo avanti con il mio quieto vivere, con le mie preghiere, le mie devozioni, ma qui il Vangelo mi sta chiedendo davvero qualcosa di molto impegnativo e Gesù difatti è molto esigente. L'incontro con Cristo e con il Vangelo provoca sempre uno sconvolgimento nella mente e nel cuore se noi li apriamo alla luce dello Spirito. E viene poi spontanea la domanda: adesso che cosa faccio? Prendo sul serio quello che Gesù dice oppure tiro avanti con la mia vita, che non è poi così brutta, però è sempre qualcosa di molto limitato. La conversione morale, cioè il cambiamento di vita, viene sempre dopo quello della mente e del cuore. Prima è necessario creare delle convinzioni, poi si fanno delle scelte motivate e convinte. Questa domanda che le folle pongono al Battista la si sente varie volte nel Nuovo Testamento. Per esempio, quando dopo la Pasqua Pietro dice alle folle: voi non avete accolto il Messia, avete commesso un crimine, avete condannato e giustiziato il Messia di Dio. Le folle dicono: e adesso?
cosa dobbiamo fare. E anche Paolo, quando viene illuminato, dice: Signore, che cosa devo fare? Ecco la domanda che ci dobbiamo porre anche noi. Se siamo decisi a fare la scelta sulla proposta che Gesù di Nazareth ci fa, ci poniamo poi la domanda sulle nostre scelte concrete. Cosa devo fare? Ecco, se noi vogliamo che Cristo entri nella nostra vita, difatti siamo nel tempo dell'attesa, della riflessione, per poterlo lasciare entrare realmente nella nostra storia, perché il Natale non è una festa sentimentale con belle emozioni, musiche, luci, va bene, tutto bello, ma lasciare entrare Cristo nella nostra vita è qualcosa di sconvolgente. Abbiamo un po' paura, teniamo presente che se Lui viene è solo per portarci la gioia, la realizzazione della nostra vita, viene per questo. Allora, vediamo di prenderlo sul serio con la risposta che il Battista dà alle folle. Chi ha 2 tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. La prima richiesta che il Battista fa, e che noi dobbiamo fare nostra, se vogliamo che davvero Gesù venga nella nostra vita, è quella del distacco dai beni di questo mondo, che sono importanti, ma vanno lasciati al loro posto. Va dominato l'istinto che ci porta ad accumulare, ad accaparrare i beni di questo mondo come se non avessimo mai abbastanza, a pensare a noi stessi, a distogliere lo sguardo da chi è nel bisogno. Questo è il nostro istinto. Il Battista dice: domina questo istinto e pensa a chi è nel bisogno. E quindi se hai 2 tuniche, danne una a chi non ne ha. Questo è il primo frutto della conversione, altrimenti non ci siamo convertiti. Io credo che se le folle avessero rivolto a noi oggi cristiani questa stessa domanda, adesso cosa devo fare io per essere cristiano perché entri il Vangelo nella mia vita? Io credo che molti di noi avrebbero dato dei suggerimenti buoni, per esempio non commettere adulterio, non rubare, non imbrogliare. Giusto. Il Battista non raccomanda di evitare questi peccati. Parla di un peccato che noi dimentichiamo spesso. Il peccato di omissione. Perché convertirsi vuol dire proprio smettere di commettere questo peccato, secondo il Battista. Nella lettera di Giacomo si dice: chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. La prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, dice: se uno ha delle ricchezze di questo mondo e vede suo fratello che è nel bisogno e gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Eccolo il peccato di omissione. Un fratello è nel bisogno e io distolgo lo sguardo, non faccio il bene che sono chiamato a fare. Giovanni dice: figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Il Battista non propone un ideale di rinuncia, di povertà che dovrebbero praticare alcuni eroi che si ritirano in un convento, ma è la proposta di prepararsi a entrare in una società nuova, una società dove non si accumula, non ci si accaparra i beni di questo mondo e si è attenti al bisogno del fratello, si condivide. Si tiene presente che i beni di questo mondo sono per tutti i figli di Dio. È l'amore del prossimo che porta a conservare per sé solo ciò che è necessario e basta. È provocatorio ciò che il Battista chiede
alle folle, suggerisce alle folle. La vecchia giustizia era dare a ciascuno il suo, ciò che uno è riuscito con le proprie capacità ad avere per sé. Se è molto, tanto meglio. No, questa giustizia è finita, perché la giustizia di Dio ha come presupposto la paternità di Dio che vuole tutti i suoi figli felici, che abbiano una vita dignitosa. Questa è la conseguenza della paternità di Dio, la fraternità fra tutti gli uomini. Qualunque accumulo, oltre ciò che è necessario, è un furto al fratello che è nel bisogno. Stiamo attenti quindi a questo richiamo, il peccato di omissione, non fare quel bene che io capisco che dovrei fare. Questa è la prima richiesta che viene fatta se si vuole accogliere il Messia di Dio, altrimenti accogliamo altri messie che piacciono a noi. Prendiamo sul serio questa prima risposta che il Battista dà alla domanda che gli hanno fatto le folle. Sentiamo adesso cosa suggerisce il Battista al secondo gruppo. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Coloro che riscuotono le tasse non sono mai stati ben visti. I pubblicani erano le persone più invise in Israele, non solo per la loro professione, che non ispirava certo simpatia, ma per il modo come la esercitavano. Per quale ragione? Perché la riscossione delle tasse era data in appalto, una somma pattuita doveva essere consegnata all'amministrazione romana. Il resto rimaneva come commissione di questi pubblicani. E quindi è facile immaginare gli imbrogli, i sotterfugi, gli abusi di potere, e per avere un'idea basta leggere ciò che dice Cicerone contro le ruberie di Verre nei 3 anni in cui questo Verre è stato governatore in Sicilia. Allora si capisce subito che cosa accadeva al tempo di Gesù. E i pubblicani erano invisi, oltre che per questo, anche perché erano dei collaborazionisti del sistema oppressivo e soprattutto erano considerati dei rinnegati perché quando veniva assegnato loro l'appalto dovevano rendere culto, un sacrificio al dio imperatore. Bene, queste persone si presentano dal Battista e dicono: e noi che svolgiamo questa professione, cosa dobbiamo fare? Credo che ci aspetteremmo che il Battista imponesse loro di cambiare mestiere. Invece no, perché riscuotere le tasse è necessario, ci vuole qualcuno che lo faccia. E le tasse vanno pagate, qualunque sia il sistema politico ed economico vigente. Cosa chiede il Battista? Di svolgere in modo diverso questa professione. Non impone la fuga dal mondo, non consiglia una vita ascetica come fa lui nel deserto. Dice: questa professione può essere svolta in modo diverso. E ogni professione, questa è la riflessione che possiamo fare per noi che ci prepariamo ad accogliere Cristo nella nostra vita. Tutti noi abbiamo una professione, può essere svolta in modi diversi. Lo stesso servizio può essere quello dell'insegnante, dell'infermiere, del portinaio o di un idraulico. Può essere svolto con una competenza professionale molto ben fatta, molto coerente, ma questo non basta. Il sorriso, la gentilezza, l'affabilità con cui ci si rapporta con le persone alle quali si presta un servizio
non rientrano nel contratto professionale, ma fanno parte del modo nuovo di svolgere la propria professione. Un conto è essere esatti nell'osservanza del contratto, un'altra è svolgerlo con l'attenzione di chi si sente servo del fratello. Ecco il modo nuovo in cui noi, se vogliamo accogliere Cristo nella nostra vita, dobbiamo svolgere il servizio che facciamo ai fratelli. Sentiamo adesso i suggerimenti del Battista al terzo gruppo. Lo interrogavano anche alcuni soldati. E noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Terzo gruppo, i soldati. E noi cosa dobbiamo fare? Noi ci saremmo forse aspettati che questi mercenari di Erode, il Battista dicesse: buttate giù le armi. Battista tiene presente che la situazione non è quella del tempo di guerra, ma è quella del tempo di pace. Non ci sono saccheggi, spargimenti di sangue. I soldati devono solo mantenere l'ordine, impedire che accadano violenze, e quindi ci vogliono i soldati. Qual è il pericolo? È quello di svolgere questo servizio in una posizione di forza, abusare del proprio potere. Hanno le armi in mano, quindi possono alzare la voce, offendere, pretendere, angariare. Ecco allora la raccomandazione del Battista, che è valida anche per tutti coloro che oggi sono tentati di abusare della loro posizione sociale, posizione in una certa attività, possono abusare del loro potere. Battista dice: non estorcete. Il verbo greco è diasseiso, vuol dire scuotere, far tremare, estorcere. È ciò che può accadere anche a noi, che non abbiamo la spada in mano, ma quando abbiamo un certo potere possiamo scuotere, far tremare. Non lo si può fare nel mondo nuovo, se vogliamo che davvero Cristo, il Vangelo, entri nella nostra vita. Seconda richiesta: non ricorrete a intimidazioni per costringere a denunciare, non ricattate. E la terza richiesta: contentatevi delle vostre paghe. Pericolo è quello di abusare delle armi e quindi di non accontentarsi della loro paga, ma di pretendere un qualcosa che possono ottenere con ricatti dalle persone con le quali vengono in contatto. Notiamo, il Battista non richiede a nessuno di questi gruppi una pratica religiosa. La conversione della mente ha richiesto e adesso chiede un cambiamento di vita nei rapporti con i fratelli. La preghiera serve per assimilare il pensiero evangelico per noi e poi per tradurre in pratica questa luce che si è accolta accogliendo e ascoltando la parola del Maestro. E adesso c'è un'attesa di questo popolo. Ascoltiamo. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Noi in Avvento stiamo attendendo la venuta del Signore, ci stiamo preparando a lasciarlo entrare nella nostra vita, il Vangelo, Cristo. Ma al tempo del Battista c'era un'attesa di tutto il popolo, cosa si aspettavano? Che finalmente si realizzassero le profezie che erano state fatte ai loro padri. Quand'è che il Signore darà inizio al mondo nuovo che è stato promesso? Si aspettavano un cambiamento del mondo, la fine di un mondo antico e l'inizio di un mondo davvero umano. Chiediamoci, cosa ci aspettiamo noi? Se il Vangelo lo lasciassimo entrare nella nostra vita, nella nostra società, questo mondo nuovo si realizzerebbe. Ma proviamo a chiederci, che cosa ci aspettiamo noi da questo Natale? Noi vogliamo certamente la pace, l'amore, la fratellanza. Sì, ma come? Forse l'aspettiamo con una realizzazione dei nostri criteri, dei nostri modelli imposti anche agli altri, cioè questa pace che noi ci aspettiamo dovrebbe arrivare quando noi riusciamo finalmente a imporre il nostro modo di pensare. Ecco, la vera pace possiamo ottenerla, raggiungerla, se noi accogliamo la sua proposta di mondo nuovo. Questa è la salvezza che l'uomo deve attendersi, quella di lasciarsi liberare da quegli istinti che impediscono di realizzare una umanità come Dio la vuole. E Giovanni risponde a tutti con 3 immagini che vogliamo capire. Anzitutto lui dice: ci sono 2 battesimi, uno è il mio, quello con l'acqua che ripulisce l'esterno della persona, ma sta per venire uno che porta un'acqua che non pulisce l'esterno, ma diventa vita dentro la persona. È come nelle piante, c'è un'acqua che bagna fuori, ma c'è un'acqua che diventa linfa, che diventa vita, che dà poi frutti. Eccola l'immagine impiegata dal Battista. Il Messia porterà un'acqua che si trasformerà in vita, in linfa di vita. Questa acqua che Gesù ha portato nel mondo è la vita di Dio, è lo Spirito, è la vita di amore, è la vita che è quella del Padre del cielo, che adesso è donata a tutti i suoi figli. Quando questa vita si manifesta, crea una società nuova e un mondo nuovo. Questa è la prima immagine che viene impiegata dal Battista. La seconda, il fuoco. Ecco, questo fuoco è stato equivocato, un fuoco che distrugge i peccatori, che li fa soffrire con castighi. No, basta con queste cose. Il fuoco unico è ancora lo Spirito, quel fuoco che è sceso nella Pentecoste e che ha come compito di bruciare tutto il male che c'è nel mondo, tutta la zizzania, in modo da lasciare poi crescere un'umanità nuova. E Gesù ne parla nel Vangelo di questo fuoco che lui è venuto a portare nel mondo e che brama, è come vorrei che fosse già acceso questo fuoco. Noi lo capiamo molto bene. Quando pensiamo anche alla nostra vita, a quante pulsioni, quanti istinti che ci portano a comportamenti che ci disumanizzano. Bene, Gesù è venuto a portare nel mondo questo fuoco nuovo che brucia
questa iniquità che è radicata dentro di noi e che permette poi alla vita divina di manifestarsi concretamente nella nostra vita. La terza immagine è quella del ventilabro. Sappiamo cos'era il ventilabro. Dopo che avevano raccolto il grano, ecco che per separare il grano dalla pula si aspettava quando c'era un buon vento, lo si gettava per aria, la pula veniva spazzata via e rimaneva il buon grano. Qual è l'equivoco nell'interpretazione di questa immagine? Si è pensato che la pula fossero i figli di Dio cattivi, che venivano spazzati via e poi bruciati, cioè andare all'inferno. Una interpretazione blasfema. No, questa è una bellissima notizia. Con la venuta di Cristo e per noi con la venuta del Vangelo, questo Vangelo attua come un vento che spazza via tutta la pula e lascia il buon grano. Noi ci stiamo preparando ad accogliere questo Vangelo, perché ciò che noi accogliamo nel Natale non è che festeggiamo il compleanno, accogliamo finalmente nella nostra vita Cristo, e Cristo, quando arriva con la sua parola, col suo Vangelo, attua come il ventilabro, come questo vento che spazza via tutta l'iniquità. Se noi lasciassimo entrare davvero il Vangelo nella nostra vita, tutto ciò che ci rende infelici, che crea rapporti disumani fra di noi, verrebbe eliminato. Le guerre verrebbero spazzate via, perché gli odi, le aggressioni verrebbero eliminate da questa pala o da questo fuoco che Gesù è venuto a portare nel mondo. La frase conclusiva con cui l'Evangelista commenta il messaggio del Battista è molto bella, è molto significativa e smentisce qualunque interpretazione terroristica delle immagini che abbiamo appena ascoltato, quella del fuoco, quella della pula spazzata via. Dice Luca che il Battista, con queste e molte altre parole di consolazione, evangelizzava il popolo. Ciò che il Battista ha detto non erano minacce, erano parole di consolazione, di speranza, ed era un Vangelo, una lieta notizia. Lasciare entrare il Vangelo e Cristo nella nostra vita, questa è la grande notizia. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.